Salve a tutti signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale Espertone, benvenuti. Oggi cosa vi porto? Xiaomi Smart Band 8 Pro. È ancora una band? Punto di domanda. Per me è più uno smartwatch, è più grande, è più completo di tutto. E non lo so se è ancora una band. Per me è diventato uno smartwatch come gli altri. Bene, allora questa recensione sarà una recensione un po' diversa. Non voglio fare la recensione classica, ma voglio fare la recensione con l'unboxing, quindi vi faccio vedere com'è, prime impressioni e come collegarlo direttamente alla nostra applicazione Mi Fit in questo caso. Per tutto il resto vi dirò un po' di dati e magari lo vedremo più avanti. Allora, quindi voglio aprirlo insieme a voi e capire cosa ci riserva questo orologio. Allora, abbiamo una batteria che, da quel che dicono, dovrebbe durare 14 giorni, secondo me 10-11 giorni si fanno. È resistente all'acqua, possiamo avere l'ossigenazione del sangue, abbiamo più di 150 attività di gioco ed è un orologio veramente carino e pensato per cambiargli i cinturini, per acquistare vari accessori per farlo diventare sia elegante che sportivo allo stesso momento. Allora, adesso lo apriamo assieme così vediamo cosa troviamo all'interno. Troviamo il cinturino, le istruzioni, il cavo di ricarica, che non è induzione, ma è un cavo di ricarica normale, magnetico, classico di Xiaomi, e il nostro orologio, che come vedete è staccato dal cinturino. È molto grande, quello che vi dicevo prima, a me non sembra più una band, questo sembra un orologio grande, normale, non è più le Mi Band quelle piccoline fine. Qui troviamo il suo cinturino in dotazione, poi ce ne sono tantissimi, veramente tanti, ne ho visti in maglia milanese, ne ho visti tantissimi modelli. E adesso andiamo ad attaccarlo. Quindi, vedete, questo è il sistema di gancio, vado a metterlo dentro qua, non so se vedete, tac, agganciato, no, non è agganciato, dobbiamo metterlo di qua allora. Tac, agganciato da una parte, tac, agganciato dall'altra. Ed ecco qua, agganciato. Guardate il particolare, questo qui è un passaggio per mettere appunto il nostro cinturino che è grigio scuro e questo è come il cinturino, un grigio un po', è un bianco sporco, un grigio un po' bianco, come volete chiamarlo. Lo apro così, ma questo non si muove, è fisso qua. Guardate che bello. Questa è una bella cosa. Si apre così e poi qui sotto ci sono tutti i sensori, perché comunque ha l'ossigenazione del sangue, ha i battiti cardiaci e ha già il GPS integrato. Per quello che vi dicevo, è una band, ma una band col GPS integrato io non l'ho mai vista ed è anche molto veloce a prendere il segnale. Per sganciare i cinturini premiamo questo tastino qua, ok, così, e si sganciano. Quindi potete cambiarli molto velocemente. Non sono cinturini 20 o 22, questi vanno presi sui cinturini. Come anche di qua, andiamo a prendere questo e lo sganciamo. Benissimo. In dotazione, come avete visto, il cavo per ricaricare la batteria e niente altro. E le istruzioni. Poi di cinturini e cose del genere ne trovate finché volete. Abbiamo comunque un display da 1,74 pollici AMOLED, quindi un display favoloso, una batteria che, volevo dirvi anche, scusate, che il display è un 600 nits, quindi si vede bene anche alla luce del sole tranquillamente. Un peso di 22 grammi, molto molto leggero, e una batteria che è da 289 mAh. Ma a noi quello che ci interessa è quanto dura. 10-11 giorni li fate tranquilli. Se poi collegate sempre il GPS, di un po' meno perché è dove consuma più di tutto. Bene, adesso andiamo ad accenderlo. Come vedete, per la prima volta non possiamo accenderlo se non collegandolo a un wifi. Scusate, collegandolo al cavo di ricarica. Quindi adesso io lo collego a una power bank che ho qui,
così ve la accendo in diretta. Ecco, faccio tutto così in diretta, voglio fare una recensione un po' diversa, senza tagli, per far vedere veramente cosa succede la prima volta che si ha. Allora, accendiamolo qua. Adesso lui dovrebbe accendersi, eccoci qua. Vado nel mio smartphone, proprio così, come fosse... Vado su Mi Fit. Io ho già fatto il mio profilo di Mi Fit perché ne ho fatti già altri. Per collegarlo come faccio? Vado su Profilo, aggiungi, scusate, dispositivo, aggiungi dispositivo, vedete? Faccio più, aggiungi dispositivo, Xiaomi Smart Band 8 Pro. Lui mi dice, vuoi collegarlo? Sì. Togli l'ok e di qua gli diamo associa. Qui ricevi le notifiche senza ritardo e tutto. Qua facciamo inizia. Qui dobbiamo dargli in impostazioni, diciamo fatto, continua. E qui ci spiega come usarlo. Quindi guardiamo proprio così come sta. Facciamo inizia. Ed eccoci qua il nostro orologio. Facciamo next, next. Ok, sincronizza tutte le notifiche, sì. Seleziona le notifiche. Puoi selezionare quali applicazioni possono inviare. Adesso noi gli diamo tutte. Imposta. Chiamate in arrivo, sì, perché possiamo anche ricevere le chiamate. Consenti, imposta. Continua. Già un aggiornamento da fare. E adesso qui facciamo l'aggiornamento. E poi lui lo scaricherà. Aggiornamento fatto e adesso dobbiamo solo che caricarlo. Appunto vi sto dimostrando tutto questo perché a volte ci troviamo la recensione classica che vi fa già vedere il vostro orologio collegato direttamente al telefono e è già tutto pronto. Invece no, secondo me è giusto fare dall'inizio perché così vediamo anche cosa bisogna fare, i passaggi che ci sono da fare. Poi se ci sono dei problemi, almeno qui avete visto come si fa, che è molto semplice per carità, però tanti mi chiedono ma come si fa a collegare, quale applicazione va usata? Sono tutte domande che vengono fuori poi nei commenti quando guardate il video. E allora ho detto, boh, iniziamo dall'inizio e facciamo le nostre prime impressioni, come collegarlo e come va l'applicazione. Allora, vederlo così, bel display, molto luminoso e anche bello. Poi l'orologio, vedete, tutto in metallo così, può essere sia sportivo, essendo piatto così, che anche molto elegante. Immaginavatelo con un cinturino magari in pelle, da un certo aspetto. Se poi gli mettiamo la maglia milanese, quella magari è molto più elegante e bello, se gli mettiamo un bel cinturino come questo sportivo, possiamo andare a fare anche sport, che comunque vi ricordo che è impermeabile ed ha anche 150 modalità di sport possibili da fare. Adesso lui si è aggiornato, gli diamo continua, lui adesso si sincronizza, aspettiamo che si sincronizzi un attimino e dovete far conto che questo comunque orologio adesso si aggira intorno ai 70-80 euro, quindi è un buon prezzo. Di sicuro scenderà dopo man mano che andiamo avanti, però al momento siamo su quel prezzo lì. Ecco qua, adesso sta installando il nostro aggiornamento. Poi che dire, secondo me ha tutte le carte in regola per essere usato come un orologio normalissimo, molto luminoso, un bel display e tutto quanto, una frequenza di 60 Hz di aggiornamento del display, un display da 16,7 milioni di colori, abbiamo il calendario, abbiamo tutti i widget, tutto quello che serve. E per me può essere sia maschile che femminile, non ci sono differenze, anche perché può portarlo tranquillamente sia una signora che magari ha un polso piccolo che anche una persona, una del sesso maschile che ha il polso un po' più grande. Sta bene a tutti quanti. Bene, adesso qui magari diamo un'accelerata all'aggiornamento e ci vediamo quando ho finito. Eccoci qua, quindi aggiornamento concluso, qui abbiamo il nostro display. Allora vi faccio vedere un po' l'orologio.
dal display, così, faccio swipe verso su e mi trovo tutte le applicazioni, tutto quello che riguarda il menu. Quindi abbiamo gli allenamenti, qui abbiamo diciamo tutto il giorno come è andato, ok? Poi per andare fuori, da sinistra verso destra. Qua ci sono tutti gli sport, corsa all'aperto, camminata, attività libera, escursionismo, ciclismo, tapis roulant, salto con la corda, nuoto in piscina, altri sport acquatici, ce ne sono 17, attività all'aperto 11, allenamento 40, danza 14, sport con... guardate quanti ce ne sono, un'infinità, più di 150. Torniamo indietro, qui abbiamo la cronologia, qui abbiamo sempre corsa e camminata, quelli più veloci, quelli che usiamo più spesso magari. Poi abbiamo anche qui sempre come è andata, qui abbiamo la misurazione dei battiti cardiaci, qui vitalità, poi abbiamo nessun dato, l'ossigenazione del sangue, questa qui, ok? Torniamo indietro, poi abbiamo modalità notte, Alexa, quindi abbiamo l'assistente vocale Alexa, poi abbiamo il meteo, il timer, il calendario, le impostazioni. Andiamo a vedere un po' le impostazioni com'è. Display bracciale, ok? Qua possiamo scegliere, guardate tutti quelli che ci sono, poi possiamo andare sullo store e trovarne altri. Magari dopo andiamo a vederla dall'applicazione. Ok, torno indietro e qui abbiamo tutti i nostri. Carino anche questo, bello, con tutti, nessun dato per oggi, però c'è il riepilogo di tutto quanto quello che abbiamo fatto. Ok, poi da qui, adesso siamo entrati dentro sulle scorciatoie, abbiamo la modalità notte, questo abbiamo la sveglia per andare direttamente, se vogliamo quando giriamo il polso che si accenda, la torcia, e allora il display diventa bianco, ok? E anche l'SOS, la vibrazione, questo qua è per cercare il nostro telefono, bene, impostazioni, quello che stavamo guardando prima, questo è per il risparmio energetico, ok, e questo è, ok, che può restare attivo il display per 5 minuti. Bene, torniamo alle nostre impostazioni, dove eravamo, quindi qua, display, vibrazione, notifiche, rilevamento automatico, preferenze, PIN, disposizione, batteria. Qui possiamo vedere la batteria, se abbiamo un risparmio energetico attivo, eccetera. Sistema, qui abbiamo riavvia, spegni, connetti a un nuovo telefono, ripristina per cancellare tutto, e informazioni. Qui abbiamo Xiaomi Smart Band 8 Pro, modello, indirizzo e numero di serie. E quindi qua abbiamo tutte le nostre cose. Qua possiamo anche regolare le notifiche, attiva lo schermo per le notifiche, avvia solo quando indossato, eccetera. Poi per il resto penso che sia tutto nella norma. Andiamo verso su a vedere se c'era qualcos'altro. Qui abbiamo per fare la respirazione, gli allenamenti di respirazione. Qui per la musica, se carichiamo della musica. Questo è per trovare il telefono, quello che avevamo trovato prima. Qua abbiamo la fotocamera, se vogliamo comandarla. Questo, il timer. La torcia che abbiamo già visto, che c'è anche sulle... E questo abbiamo concentrazione. Questo è nuovo. Ok, è per fare gli esercizi di concentrazione. Questo, torniamo indietro. Ok. Adesso andiamo a vedere un po' l'app, come è fatta. Quindi andiamo su Mi Fitness, ed eccolo qua. Non so se vedete, qui abbiamo tutte le cose. Qua abbiamo i display, che vi dicevo prima, ce ne sono un'infinità, guardate quanti display ci sono. E per scaricarli basta andare su il display che ci interessa, tipo questo qua, faccio applica, scarica, lui mi sta già installando e adesso vedete che appare 99%, eccolo qui, già arrivato. Ci abbiamo messo veramente un attimo ad aggiornarlo. Benissimo, poi abbiamo altre qua, ce ne sono veramente un'infinità. Dall'applicazione abbiamo notifiche app, quindi possiamo andare a mettere tutte le notifiche che vogliamo, chiamate, permessi in background, sveglia, promemoria, meteo, cronologia, sonno, ossigenazione del sangue, stress, in piedi, statistiche, tutto quello che serve. I widget sono tutti quelli che abbiamo visto lì, possiamo scaricarli,
e metterli come vogliamo. Trova dispositivo, aggiornamento, abbiamo appena fatto, centro assistenza, info dispositivo, che è quello che vi ho fatto vedere da lì. Poi dalla salute qui c'è tutto il riepilogo. Che dire di questo orologio o questa band? Io lo definisco più un orologio. Bello, perché mi piace, perché questo gusto tra l'elegante e lo sportivo che ci sta molto molto bene. Sì, sta molto bene. Non possiamo fare le chiamate direttamente da qui, però possiamo vedere chi ci sta chiamando. Abbiamo comunque Alexa, e quindi l'assistente vocale, che possiamo dargli i comandi direttamente da qua. Molto interessante. Bene signori, se avete delle domande da farmi, scrivetemi pure nei commenti, vedo che comunque ce ne sono sempre moltissimi. Se il video vi è piaciuto e vi interessa, iscrivetevi al canale, mi date una gran mano a portarvi altri dispositivi. Poi se volete vedere qualcos'altro sulle recensioni, scrivetemelo così io cerco di adeguarmi a quello che mi richiedete, perché non voglio fare sempre le classiche recensioni, due dati e via. No, è bello anche vedere dall'inizio come si fa e come funziona. Bene, grazie a tutti per l'attenzione. Torno a ripetere, se volete iscrivetevi al canale, che è gratuito, attivate il tasto delle notifiche e mettete anche un bel like se vi è piaciuto il video. Grazie a tutti e arrivederci.